I sottotitoli sono di grande aiuto per chi ha problemi di udito. Se hai un'azienda, sei un filmmaker o hai comunque a che fare con dei video, ti sarà probabilmente utile sapere che circa l'11% della popolazione italiana, ovvero 7 milioni di italiani, soffre di problemi di udito. Ed ecco quindi che la semplice aggiunta di sottotitoli ai tuoi video può rappresentare una porta d'accesso a anche questa fetta della popolazione. Secondo l'OMS infatti si parla del 5% della popolazione mondiale, ovvero di circa 466 milioni di persone. Mentre secondo il sito del Ministero della Salute si parla invece di una percentuale maggiore, come dicevo prima, dell'11,7% della popolazione sul territorio italiano, che corrisponde a circa 7 milioni di persone. Ciao e benvenuto, io sono Antonino, sono un traduttore di video e sottotitolatore e aiuto le aziende a raggiungere i loro clienti italofoni tramite la traduzione di video in inglese. Ti sarà sicuramente capitato di sentire o di vedere direttamente dei sottotitoli proprio indicati per chi ha problemi di udito. Ecco, questi si chiamano captions, o anzi closed captions in inglese, che si possono tradurre come didascalie in italiano, e sono essenzialmente dei sottotitoli nella stessa lingua del parlato del video, del film, a seconda del tipo di contenuto, e sono indicati proprio per chi ha problemi di udito, ovvero presentano anche delle forme di descrizioni dei suoni e di tutto ciò che accade a livello sonoro all'interno del contenuto audiovisivo. Rispetto ai sottotitoli normali, infatti, presentano delle ulteriori descrizioni dei suoni e rumori circostanti, come per esempio il rumore di un clacson o dei cani che abbaiano, ma anche il tipo di musica di sottofondo di una particolare scena. Questo proprio perché sono intese come parte integrante per la comprensione di ciò che avviene nel contenuto audiovisivo. Ora, questo tipo di sottotitoli richiede alcune attenzioni particolari, come per esempio il fatto di dover indicare il nome del personaggio che sta parlando in quel specifico momento, come anche l'inserimento di un generale appellativo per degli individui che parlano all'interno della scena. Inoltre bisogna cercare di rendere questo tipo di sottotitoli anche comodi alla lettura, poiché lo spazio dedicato ai sottotitoli è sempre limitato, sia a livello di spazio fisico, diciamo, all'interno del video, che anche alla lunghezza del dialogo e anche in base alla sincronizzazione. Quindi ci sono sempre diciamo, dei paletti di cui bisogna tener conto. E l'applicare altri elementi, diciamo, addizionali al normale dialogo dei personaggi, ecco, questo richiede particolari attenzioni. Inoltre bisogna utilizzare alcune tecniche per diciamo, trasporre alcuni elementi verbali e paraverbali in forma scritta all'interno dei sottotitoli. Personalmente nella mia esperienza mi è capitato di dover utilizzare alcune tecniche di questo tipo o comunque alcune accortezze proprio di questa tipologia di sottotitoli. Parlo quindi dello specificare il nome dei personaggi, degli interlocutori, come per esempio all'interno di interviste dove ovviamente le frasi si susseguono una dopo l'altra, per non rischiare di confondere il pubblico. In alcuni casi si preferisce inserire direttamente il nome di chi parla, oppure anche in alcune produzioni di inserire alcuni rumori di sottofondo, alcuni rumori presenti nella scena e di indicarli appunto nei sottotitoli. Ecco, magari nei tuoi video non ti rivolgi nello specifico a quella precisa fetta di pubblico, ma anche è vero che rendere i tuoi video disponibili ad un più largo bacino di utenza può sicuramente essere d'aiuto e può essere di beneficio, in quanto maggiori utenti a visionare i tuoi video possono rappresentare maggiori iscritti al canale o semplicemente più potenziali clienti. Ecco, se sei un imprenditore, sei un filmmaker o sei un addetto alla comunicazione e hai dei video in inglese che desideresti fossero tradotti in italiano da un traduttore specializzato nella traduzione di video e nello specifico in video aziendali di marketing e di vendita, allora ti consiglio di cliccare nel link in descrizione per contattarmi e scoprire i miei servizi. Ciao e al prossimo video.